Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo cappello. Io l'ho creato partendo dal basso, arrivando verso l'alto. L'ho lavorato con i ferri circolari, ma è possibile lavorarlo anche con il gioco di ferri. Chiaramente è senza cuciture ed è fatto su misura. Infatti nelle spiegazioni, oltre a dirvi tutte le tecniche che comunque potete trovare anche qui sotto nel box informazioni, vi dico anche come realizzarlo prendendo le vostre misure. Qua all'inizio ho creato un bordo abbastanza ampio e alto perché a me piace portarlo così con il risvolto, però se voi volete potete anche crearlo più basso, come vi spiego durante il tutorial, di 4-5 cm e portarlo, calzarlo senza il risvolto. Ho poi utilizzato un motivo a spirale, vedete, in rilievo con delle maglie passate e allungate che finiscono nel centro del cappello e, come potete notare, le diminuzioni sono invisibili. È proprio una spirale che finisce qui e non si vedono le diminuzioni che ho eseguito per il centro del cappello. Comunque, adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Verve di Tessiland. È un filato composto dal 100% di lana superwash. In 100 grammi ci sono circa 50 metri. Qui dice tra l'altro che è un filato muleskin free, made in Italy, e ci consigliano i ferri che vanno dal 10 in su. Infatti io, per fare un campione che risulta di 7 maglie in 10 cm, utilizzo proprio i ferri numero 10. Visto che dobbiamo fare un cappellino, io vi consiglio anche di avere un cavo di minimo 80 cm, perché se no non riuscite a fare la tecnica del Magic Loop o la tecnica delle orecchie. Inoltre ci servirà un ago da maglia, dei marcatori ad anello e un metro da sarta, ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni. Per prima cosa, con il metro da sarta andiamo a prendere la misura della circonferenza della nostra testa. Nel mio caso sono 56 cm. Solitamente a questo numero, per fare un cappello, si toglie il 20-25%. Però, visto che il punto che andremo a utilizzare è un punto poco elastico e il filato è uno stoppino, quindi non ha elasticità, in questo caso vado a togliere un 10% e quindi mi dà 50,4 centimetri. Adesso io devo andare a capire questi 50,4 a quante maglie corrispondono. Quindi moltiplico per 7, che è il numero di maglie che io ho in 10 cm nel mio campione, e divido per 10 e mi dà 35,28. Io non posso avviare un numero di maglie con la virgola e quindi devo andare ad arrotondare. In più il numero totale di maglie deve essere divisibile per 4, quindi io andrò ad arrotondare a 36 maglie, perché 36 diviso 4 mi dà 9, quindi è possibile. Quindi io devo andare ad avviare 36 maglie più una per la chiusura in circolare. Quindi lascio una codina abbastanza lunga per avviare tutte le maglie. Se non sapete come conteggiare la lunghezza della coda, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato, e poi avvio le maglie con il metodo long tail, però a dritto e rovescio, quindi a coste. Si mette il filo fra il pollice e l'indice, si trattiene col resto delle dita, partiamo da dietro, teniamo il filo e andiamo su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo, e abbiamo avviato le nostre prime 2 maglie. Questa maglia è avviata a dritto. Adesso devo andare ad avviarla a rovescio perché lavoreremo a coste 1 a 1. Quindi andiamo su dall'indice, giù dal pollice e nel mezzo. Adesso un dritto su dal pollice, giù dall'indice nel mezzo, e un rovescio su dall'indice, giù dal pollice e nel mezzo, e vado avanti così fino ad avviare tutte le mie maglie. Se non conoscete questo avvio, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato.
Una volta avviate tutte le maglie, controllo che siano girate tutte dalla stessa parte e poi con la tecnica delle orecchie, quindi facendo uscire 2 orecchie ai lati del lavoro, in questo modo chiudo in circolare, lavorando le prime 2 maglie a dritto, in questa maniera. Bisogna stare attenti a non dividere il lavoro con scusate, a non dividere il filato con la punta del ferro, perché queste prime 2 maglie sono un po' strette. Le lavoro tutte e 2 sia con il filo della coda che con quello del gomitolo. Ecco qui. Poi io qua metterò il marcatore ad anello che mi indica l'inizio e la fine del giro. Se volete potete farlo anche prima di lavorare questa prima maglia. Poi abbandono il filo della codina e con il filo del gomitolo lavoro a coste 1 a 1, quindi proseguo con un rovescio, un dritto, un rovescio e vado avanti così per tutto il ferro. Ok, sono arrivata alla fine del giro, quindi io metto il marcatore e da adesso lavorerò a coste 1 a 1 per un'altezza di 10 cm perché a me piace con il risvolto. Se però voi non volete il risvolto, potete lavorare a coste 1 a 1 per un'altezza di 4-5 cm. Questa maglia che sembra doppia, in realtà la lavoro normalmente a dritto e poi appunto proseguo, come vi ho detto, a coste 1 a 1. Bene, sono arrivata a 10 cm di altezza di costa 1 a 1 e adesso inizio la lavorazione a spirale. Quindi nel primo ferro dobbiamo prendere la prima maglia e lasciarla in attesa sul davanti del lavoro. Ci sono vari modi di lasciare una sola maglia in attesa. Il classico modo è quello di prendere il ferretto da trecce, prendere la maglia, tenerla sul davanti e lavorare le maglie seguenti. Io con questo ferretto però non mi trovo bene. Infatti, solitamente quando devo fare le trecce utilizzo questo tipo di ferretto che prendo, aggancio e lo, diciamo così, abbandono sul davanti. Infatti, anche se muovo il lavoro, vedete, la maglia non si sfila. Se non avete questi ferretti, potete utilizzare qualsiasi cosa, anche un uncinetto. A quel punto prendete la maglia con l'uncinetto, la tenete sul davanti e proseguite la lavorazione. Oppure, forse un po' più comodo, è avere uno di questi marcatori a lucchetto grandi con cui prendete la maglia, la tenete qui, vedete, più piccolino, quindi dà meno fastidio, e lavorate. Però, dicevamo, si tiene una maglia in attesa sul davanti. Io, visto che è una sola maglia e che il filato è molto grosso, non uso attrezzi, la tengo con le mani, quindi la prendo, la tiro giù, la infilo nel dito, poi lavoro la maglia seguente a dritto, rimetto la maglia in attesa sul ferro, la lavoro però avvolgendo il filo sul ferro 2 volte, così, e poi lavoro 2 dritti, 1 e 2, poi si riparte, metto la maglia in attesa sul davanti, ve lo faccio vedere con il ferro che utilizzo solitamente, quindi prendo, la tengo in attesa, lavoro una maglia, questa la lavoro direttamente dal ferretto, quindi la lavoro a dritto avvolgendo 2 volte, tolgo il ferretto e poi lavoro 2 dritti. Ve lo faccio rivedere con il dito, prendo la maglia, la metto nel dito, la tengo in attesa davanti, lavoro la seguente, poi rimetto la maglia sul ferro
e la lavoro avvolgendo 2 volte e poi lavoro le mie 2 maglie a dritto e continuo così fino alla fine del ferro. Però in questo primissimo ferro, solo per questo ferro, mi fermo un po' prima perché vi faccio vedere cosa dovete fare prima della fine. Ok, sono arrivata alla fine, vedete, ho solo 4 maglie prima della fine e quindi devo fare così: prendere la maglia, metterla in attesa sul davanti, lavorare la prossima maglia a dritto, rimettere la maglia sul ferro, lavorarla dritto gettando 2 volte il filo e poi queste 2 maglie le devo lavorare assieme, quindi fare una diminuzione. Questo perché? Perché quando andiamo a lavorare a spirale non dobbiamo alla fine del ferro, quando troviamo il marcatore, interrompere la lavorazione e ripartire, ma dobbiamo, pur tenendo il marcatore sul ferro, far finta che non ci sia. Quindi lavoriamo passandolo, ma senza soluzione di continuità, cioè lavorando ininterrottamente a giro fino all'altezza desiderata. Quindi facciamo finta appunto che questo non ci sia. Per fare questo devo avere queste 2 maglie, non devo avere queste 2 maglie perché se no avrei una maglia in più, quindi le devo lavorare assieme in maniera che così la fine del ferro e l'inizio del ferro siano un tutt'uno. Quindi ho appena lavorato la maglia gettata 2 volte e anziché lavorare un dritto ne lavoro 2 maglie insieme, così posso passare il marcatore e lavorare, vedete, l'altro dritto che è qua, 1, 2, facendo finta che il marcatore non c'è, quindi continuando a lavorare senza fermarmi. A questo punto troviamo la maglia avvolta 2 volte e non facciamo nient'altro che prenderla col ferro di destra, così, disfarla, vedete, diventa una maglia lunga, non la lavoriamo, ma la passiamo semplicemente e lavoriamo a dritto le altre maglie. Quando incontriamo la maglia avvolta 2 volte, vedete, così come se fosse a rovescio, la prendiamo, la disfiamo, la passiamo e lavoriamo a dritto le altre. Ok, sono arrivata quindi ad avere la maglia, quella lunga, che ho disfatto nel giro precedente. E cosa faccio? Questa la prendo, è questa che adesso metteremo sempre in attesa sul davanti. Sarà più facile col dito perché è una maglia doppia, quindi è allungata ed è più grande l'asola. Lavoro la maglia seguente, la rimetto sul ferro e la lavoro gettando il filo 2 volte. Quindi lavoro a dritto 1, 2, mi trovo la maglia lunga, la prendo, la metto in attesa sul davanti, lavoro la seguente, la rimetto sul ferro e la lavoro a dritto gettando il filo 2 volte e vado avanti così alternando. Quando trovo la maglia allungata la metto in attesa sul davanti, lavoro la maglia seguente, la rimetto sul ferro e lavoro quella maglia gettando il filo 2 volte. Quando invece trovo sul ferro la maglia gettata 2 volte, non faccio nient'altro che disfarla e passarla sul ferro di destra. Comunque vi faccio rivedere i vari passaggi un'altra volta. Quindi maglia lunga, la prendo, la metto sul davanti, lavoro la seguente, la rimetto sul ferro e getto 2 volte, poi
lavoro a dritto fino a che trovo maglia lunga, la prendo, la metto sul davanti, lavoro la seguente, la rimetto sul ferro e la lavoro gettando il filo 2 volte. Quando invece vi trovate la maglia, vedete, gettata 2 volte, non fate nient'altro che prenderla come se fosse un rovescio, passarla, non lavorarla e andare avanti a lavorare a dritto. Eccola qui, la prendo, la passo e lavoro a dritto. Se dovete lasciare un attimo il lavoro in attesa e non sapete più che cosa dovete fare, beh, è facile, perché nel giro dove avete la maglia gettata 2 volte ve ne accorgete subito, perché lavorando si vede molto bene. Adesso ve la faccio vedere, andate avanti a lavorare a dritto, ecco che la trovate, no? Quindi sapete che questa è da passare senza lavorare. Nel ferro invece, dove avete le maglie, facciamo esempio che sia questo, allungate e magari non riuscite a riconoscerle o nella lavorazione siete un attimo distratte, quindi non sapete più cosa fare, basta guardare le maglie che sono di traverso, in sbieco, oblique, queste, perché è sempre la stessa maglia che va presa, vedete, da una maglia obliqua, questa va presa, va messa in attesa, va lavorata l'altra e poi va rimessa sul ferro. Adesso non lo faccio perché ero sul ferro dove invece io le stavo disfando e andando avanti a lavorare. Comunque vi faccio vedere anche questo trucchetto, diciamo così, quando ho tutte le maglie già disfatte, allungate sul ferro. Ecco, ad esempio qui, poniamo che io ho lasciato il mio lavoro perché dovevo svolgere un'altra attività e adesso lo vado a riprendere, però non ho più le maglie gettate 2 volte sul ferro, quindi non sono più così visibili e riconoscibili. Allora cosa faccio? Vado a guardare quali sono le maglie che formano la spirale, vedete, questa e quindi da una maglia che forma la spirale ci sarà una maglia allungata, anche se magari qui non mi sembra, comunque si vede che questa è quella più lunga rispetto a queste, però poniamo che non me ne accorgo, io so che da una maglia allungata che forma la spirale ne esce un'altra allungata, quindi è da prendere e da tenere sul davanti, lavoro la maglia seguente, la rimetto sul ferro e la lavoro gettando il filo 2 volte. Se invece il lavoro l'avessi lasciato a questo punto, vedete, so che queste 2 maglie sono da lavorare normalmente perché quella da mettere in attesa è questa, quindi quella azzurra. Quindi guardo il mio lavoro, capisco e lavoro di conseguenza. Quindi 1, 2, so che questa è da mettere in attesa, questa è da lavorare, la rimetto sul ferro e la lavoro gettando il filo 2 volte. Arrivata a 24 cm di altezza totale, inizio le diminuzioni in concomitanza di un giro dove ho la prima maglia da mettere in sospeso sul davanti e poi appunto per diminuire lavoro le 2 maglie seguenti insieme, poi riprendo la maglia in sospeso e la lavoro gettando 2 volte il filo come abbiamo fatto nei giri precedenti, poi lavoro un dritto e ancora la maglia davanti in sospeso, 2 maglie insieme, riprendo la maglia e getto 2 volte un dritto e vado avanti così per tutto il giro.
Ho finito il giro delle diminuzioni e adesso sono arrivata, vedete, a dove ho la maglia gettata 2 volte, quindi questo giro lo lavoro normalmente, quindi passo questa maglia senza lavorarla e lavoro le 2 maglie seguenti normalmente, passo e lavoro le 2 maglie seguenti normalmente fino alla fine del giro. Ok, sono arrivata al punto dove ho ancora la maglia lunga da mettere in sospeso sul davanti e faccio un altro giro di diminuzioni, quindi lavoro le prossime 2 maglie assieme, poi riprendo la maglia lunga e la lavoro con il doppio gettato, poi ancora maglia lunga davanti, lavoro le 2 maglie seguenti assieme, la riprendo e la lavoro con il doppio gettato e vado avanti così per tutto il giro. Ho finito anche il secondo giro di diminuzioni, infatti sono arrivata alla maglia gettata 2 volte sul ferro, quindi faccio il giro questo normalmente passando la maglia e lavorando la seguente. Quindi passo quella gettata 2 volte e lavoro la seguente, così fino alla fine del ferro. Sono arrivata al terzo ferro di diminuzione, quindi passo la maglia lunga, non la metto più sul davanti, la passo, lavoro la seguente e a cavallo. Maglia lunga la passo, lavoro la seguente e a cavallo. E vado avanti così per tutto il ferro. A questo punto io ho 9 maglie sul ferro, quindi mi fermo con le diminuzioni, lavoro tutto un giro a dritto e poi vi faccio vedere la chiusura. Se voi avete più maglie, in questo giro potete lavorare 2 maglie assieme per tutto il giro e quindi diminuire ulteriormente. Arrivati a questo punto tagliamo il filato lasciando una codina abbastanza lunga, poi infiliamo l'ago da maglia e andiamo a chiudere le maglie passando l'ago all'interno delle maglie che sono rimaste sul ferro. Ok, vedete, passandole si chiude completamente il buchino. Io andrò a inserire un'altra volta l'ago nelle maglie per bloccarlo e poi vado a nascondere la mia codina facendo passare l'ago all'interno del cappello, poi giro dall'altra parte e fisso la codina. Bene, il mio cappello è finito. Io ho utilizzato tutti e 100 i grammi del gomitolo, infatti mi è avanzata una codina piccolissima. Quindi se voi volete averlo un po' più comodo, perché questo cappello è aderente, a me piacciono i cappelli aderenti, ma se voi lo volete un po' più ampio, vi consiglio di prendere 2 gomitoli. Anche per le taglie superiori chiaramente vi necessita un gomitolo in più. Se invece non lo volete fare con il bordo a risvolto, ma volete lasciarlo con le coste 1 a 1 alte un 4-5 centimetri, ecco che anche un solo gomitolo vi basterà, anche se lo volete un po' più ampio o per una taglia leggermente più grande. Per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!